Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro o luna o venere in cancro solo per i più esperti. Andiamo a vedere che cosa accadrà nel mese di febbraio 2026. E questo è un mese che predispone l'apertura, no? Verso quel germoglio che sta nascendo e che sboccerà in primavera. Quindi è il mese proprio della grande contemplazione prima della grande esplosione. E quindi oggi faremo una struttura bellissima che ho preparato per te. Facciamo prima questa struttura, poi dove andiamo a vedere tutto, le energie del mese, qual è il sentiero iniziatico, poi andiamo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita da inserire nella pratica dei 21 giorni che state già facendo, che vi ha portato a risultati straordinari e stratosferici che trovate qua sotto all'info box in descrizione. Allora, ragazzi miei ragazzi, partiamo. Iniziamo dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, pace, visione e realizzazione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Partiamo dalla prima carta oracolo che ci dirà lo spirito che ti visita in questo mese. Poi vediamo la ferita, l'ombra, la paura che chiede ascolto. E poi vediamo il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile in questo mese. Allora, vediamo lo spirito che ti visita. Non è per voi. Allora, ti visita lo spirito del discernimento. Che cos'è il discernimento? La capacità di dire questo fa per me, questo non fa per me. Quello che non fa per te non significa che non sia che sia cattivo, ma semplicemente che non fa per te. Questo è il discernimento, cioè, come diceva Eraclito, per alcuni uomini alcune cose sono buone, alcune cose sono cattive, alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto. Cosa vuol dire che per il divino tutto è perfetto? La capacità di incarnare la divinità in te in modo integrale, sostanziale ed integrale, passa attraverso questo spirito in questo mese che ti permette di dire questo non fa per me o non fa più per me, questo fa bene per me. Ciò non vuol dire che quello è sbagliato. Per esempio, se alcune cose hanno fatto bene per te fino a un certo momento e adesso senti che non fanno più parte della tua evoluzione, dici questo non fa per me. Non che quello è sbagliato, che ti ha dato comunque la possibilità di evolvere in un certo frangente della tua vita. Quindi è lo spirito del discernimento, la capacità di dire questo va bene, questo non va bene per me, questo va bene, questo non va bene, questo mi piace, questo non mi piace. Ciò non significa che quello che non ti piace è cattivo, magari andrà bene per qualcun altro. Quindi lo spirito del discernimento, affinché tu non disperda energia nel dire sì, tutto va bene, e inizi a selezionare, più selettivo, discernimento, lo spirito della selezione e del discernimento, con la consapevolezza che tutto fa parte di un grande disegno dell'anima. Ok? Andiamo a vedere adesso qual è la ferita o l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto. Casa dolce casa. La protezione. Allora, se lo spirito che ti viene a visitare ti permette di dire questo va bene per me, questo non va bene per me, è perché da tanto tempo hai necessità di ritornare nella tua casa interiore. La tua casa interiore è la saggezza della tua anima, è la saggezza della tua intuizione. Da buon cancro tu hai un'intuizione straripante e quindi spesso vai per empatia e spesso ti sacrifichi, ti dai tanto, no? Ecco, lo spirito del discernimento, la selezione ti permette di dare ascolto a quella ferita, a quella causa antica che hai necessità di ritornare dentro di te. Hai necessità di darti di nuovo ascolto o di darti ascolto per la prima volta, seguire le tue intuizioni e permettere di dire questo va bene per me, questo non va bene per me. Anche se magari può far male alla tua vecchia identità, escludere determinate cose, persone, circostanze della tua vita, è un allontanamento protettivo
cioè come custodia di te. Devi riprenderti la custodia di te, ti sta dicendo. E vediamo qual è il dono che ne consegue in questo mese, il miracolo quotidiano che può avvenire. Seguire le regole dell'anima, seguire le regole dell'anima che non sono le regole della mente. Allora, qua abbiamo 3 elefantini che seguono l'elefante più grande. Questa carta come si legge? Avere la pazienza che ciò che deve arrivare germoglierà quando i tempi sono maturi. La tua anima ti darà delle indicazioni, da tanto tempo ti chiede ascolto. Grazie a un po' potare i rami secchi questo mese, no? Tu seguirai con pazienza i dettami dell'anima e non più quelli della mente, perché i dettami della mente ti fanno avere l'ansia, ti fanno andare veloce, ti fanno correre. Seguire le regole dell'anima significa avere pazienza e fede nel processo. Avere fede nel processo è il dono che ne consegue. Fede nel processo significa sperimentare gioia quotidiana senza avere l'ansia del domani. E questa è una conquista straordinaria che tu puoi realizzare in questo mese come dono di questo discernimento. Fede nel processo è il dono che ne consegue, godendo quotidianamente di quello che ti accade nelle piccole cose, la pazienza quotidiana attraverso cui tu puoi avere quella calma interiore che da tanto tempo chiede ascolto e permetterti di fare questa pulizia, questa selezione. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi. Questi sono gli spiriti del mese. Allora, il viaggio del mese, febbraio, qual è l'energia generale del mese? L'atmosfera, il clima emotivo. Infatti abbiamo un 10 di spade. Il clima emotivo è serrare i ranghi, cioè attraversare la notte buia dell'anima con grande consapevolezza, perché alcuni tagli che farai possono far male alla tua vecchia personalità. Quindi il clima del mese è vivere quelle emozioni sotterranee necessarie affinché tu possa iniziare a custodire quella preziosità che sta per germogliare in te. Ok. Amore e relazioni di qualsiasi natura, le relazioni con l'altro. Cosa ti chiede l'amore nelle relazioni? Abbiamo un po' di stanchezza qua, 9 di bastoni, le metto tutte, poi ti dico, Lavoro, denaro, missione, il lavoro come atto sacro. E qua abbiamo una grande opportunità con l'asso dei denari. Corpo, energia e salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? La fiducia. Anche qui 3 di bastoni. Evento o svolta del mese. Qual è l'evento o la svolta del mese per te? 9 di spade. Tu trasmuti la notte buia dell'anima in possibilità, non dando più credito ai tuoi pensieri, con la pazienza. Poi ti dico. Il consiglio sciamanico, come attraversare il mese? 5 di bastoni, infatti ci sono delle tensioni, dei conflitti con qualcuno. Utilizzare l'energia di tensione, la rabbia, in impeto guerriero. Ma ti dico per bene. Esito, benedizione finale. Meraviglioso, straordinario, straripante. 10 di denari. Io ti dico nettamente una cosa. Febbraio parte quindi da una fine netta. Qualcosa non può più essere sostenuto né a livello emotivo né a livello mentale. Che cosa può essere nel concreto? O una relazione che arriva al limite, o una situazione che ti ha logorato a lungo di qualsiasi natura, oppure un pensiero o una paura o un tipo di narrazione su di te che ti sei fatta fino a questo momento che crolla. Perché sappiamo che la vita è come ce la raccontiamo e manifestiamo ciò che ci siamo raccontati fino a questo momento della nostra vita. Cambiando la narrazione, come una buona sciamana o un buon sciamano fa, cambiano gli eventi, la manifestazione degli eventi. Qua tu dici basta, non ce la faccio più così.
Questa carta non parla di fallimento, parla di fine dell'accanimento a un vecchio modo di essere, a una relazione, a un vecchio modo di amare. Qua l'anima viene stesa per non essere umiliata. Cioè, scusami, viene stesa non per, volevo dire, non per essere umiliata in quel senso come lo intendiamo noi, ma per smettere di combattere contro se stessa. Quando non puoi più andare avanti come prima è perché una nuova via sta per aprirsi. Cosa ti chiede l'amore nel frattempo? Ti trova stanca, stanco ma lucido. Hai già dato tanto, hai già aspettato, hai già tenuto duro. L'amore ora ti chiede una cosa precisa: non mollare te stessa pur di non restare da sola o da solo. Cioè, che significa nel concreto? Potresti sentirti un po' guardinga, guardingo. Potresti testare chi ti è accanto. Potresti non avere più voglia di spiegarti e fai bene. Il 9 di bastoni è il guardiano del confine sacro. L'amante mistico qua ti dice: non chiuderti, ma non permettere a nessuno di entrare nella tua vita se non sa stare nella tua verità. E questo mi parla di tutte le relazioni. L'amore poi lo approfondiamo dopo. L'amore di coppia, mi parla di relazioni familiari, relazioni lavorative, relazioni amicali. Questo mese l'amore è una selezione sacra, proprio come dicevo con la prima carta, l'amore o le relazioni. E poi c'è una benedizione enorme qua nel lavoro. Dopo la fine dei 10 di spade, l'universo ti mette in mano un seme reale, l'asso dei denari. Qua c'è una nuova opportunità lavorativa, o un progetto, o una possibilità di guadagno, o un nuovo modo di dare valore a ciò che sai fare. È fertile questo, è sano questa cosa qua. L'asso dei denari è proprio la terra che dice di sì. Dopo il crollo mentale ed emotivo, l'anima viene ricollocata nel corpo e nella materia. Questo è lavoro come atto sacro, qualcosa che ti nutre, non che ti consuma. Ok? Il tuo corpo chiede orizzonte con il 3 di bastoni. Non ti chiede solo un certo riposo, ma chiede aria nuova, chiede visione, chiede movimento verso qualcosa che ti ispira. Cioè tu hai bisogno di uscire dalla tana, anche simbolicamente, e cambiare un po' la routine. Guardare avanti, immaginare il futuro senza paura. Sai che l'immaginazione crea, no? Questo ti sta chiedendo il tuo corpo. Dammi nutrimento, quelle endorfine che si scatenano attraverso l'immaginazione, attraverso le posture. Questo noi lo facciamo nello yoga sciamanico, nella pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto. Chi non sta facendo con me le masterclass, ma è proprio questa apertura. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni o le masterclass con me avviene l'apertura alla visione. La visione. È il tuo corpo che ingenera endorfine grazie alle pratiche e si ricalibra, si rigenera, ok? Perché il tuo corpo è pronto a seguirti, però vuole sapere dove stai andando attraverso l'immaginazione attiva. Perché il 3 di bastoni è il tuo corpo che ti dice: se mi dai una direzione io ti sostengo. Ecco perché è importante in questo mese praticare. Yoga sciamanico, 21 giorni. L'evento del mese è che ci sarà la notte dell'anima. A un certo punto arriva questa notte dell'anima col 9 di spade. Ci può essere dell'ansia o dell'insonnia o dei pensieri insistenti, oppure la paura di sbagliare, oppure di perdere qualche cosa. Bene. Ma qui è fondamentale capire questa cosa. Non è un evento esterno che ti genera questo, è solo un passaggio interiore. Il 9 di spade nella visione sciamanica sono tutti i demoni mentali che vengono a dirti: ciao, sono qua, mi pacifichi o non mi pacifichi? Quindi formula pentacolare sulla pacificazione delle immagini che ti arrivano. I demoni servono affinché tu li veda. Quando il demone è o terrifico o benefico. Allora quando tu lo vedi e ti allei diventa benefico. Quando tu hai paura non lo riconosci diventa terrifico. E la Kundalini, no? La Kundalini quando si accende o è benefica o è terrifica. Nel momento in cui tu la vedi, la riconosci, è benefica. E salendo nei vari chakra, quando tu la accogli, attiva tutti i poteri, di cui vi ho già parlato nel video della Kundalini, il primo video dello yoga sciamanico. Si dissolvono, Qual è il consiglio sciamanico col 5 di bastoni? Non evitare il confronto.
non evitare il confronto, ma non trasformarlo in guerra con l'altro, perché l'altro non esiste, è una mera proiezione affinché tu faccia questo viaggio iniziatico in questo mese. E qua vi rimando al video La guerra è sacra, il podcast che abbiamo fatto per interiorizzare questa consapevolezza, perché io qua vedo che ci saranno delle discussioni o dei confronti che generano delle tensioni oppure delle divergenze di opinioni, uno pensa una cosa, uno pensa l'altra. Ma il 5 di bastoni ti dice non devi vincere sull'altro, devi esprimerti, il coraggio di dire, vincendo cosa? Le tue paure mentali. 9 di spade. Questo è il fuoco che ti allena, non che ti distrugge. Cioè, se dici la tua verità senza voler schiacciare l'altro, cresci in potere personale. Guardando l'altro come una proiezione di allenamento per te a livello animico, cresci. E qual è la benedizione? Qualcosa di inenarrabile, c'è 10 denari. Questa è la ricompensa. Il mese di febbraio si chiude con una costruzione solida, con della stabilità, con della sicurezza, con un senso di appartenenza, perché il 10 denari mi parla di base, di radice, di futuro e anche di eredità emotiva e materiale. È l'eredità spirituale della tua genia che si manifesta nel concreto dandoti quella sicurezza e la stabilità che vuoi. Cioè, tu a fine mese dici, ora so su che cosa posso costruire. La tua anima trova una nuova casa, questa qui, quella casa interiore che sta cercando. Cioè l'anima tua vuole ricondursi a quelle doti, le capacità e i talenti che vengono dalla tua genia. Ecco perché vuole la pulizia fuori, il silenzio interno e seguire quella pazienza, perché tu ti riconnetti ai tesori della tua genia che hai ereditato, i tesori, le doti, capacità e talenti, e partire da lì. Quindi, e marzo crescerà con estrema forza. D'altro canto, anche gli oracoli, no? Mi stanno dicendo che il tema è la sicurezza emotiva dentro di te. Cioè, ritrovare quella sicurezza emotiva per poter scegliere anche con chi essere vulnerabile senza perdere te stessa o te stesso. Le regole dell'anima non sono le regole della mente. Pazienza giusta, coraggio giusto, tempi giusti. Quindi per te questo mese c'è una fine necessaria, un discernimento netto e un nuovo seme concreto che ti darà la base solida per questo futuro. Non è un mese proprio facilissimo inizialmente, però ne vale la pena, cioè, come direbbe una nostra sorella, ne vale la gioia. Qua c'è una base solida per il futuro, è un mese da eroi, perché guadagni 10 denari. E andiamo a vedere adesso alcune specifiche per chiarire alcune carte. Prima di tutto la fine di cosa nello specifico andiamo a vedere sull'atmosfera del mese, energia generale del mese con 10 di spade. Qua c'è una grande opportunità che nasce dopo una fine, c'è un asso di denari. Tutto quello che hai sofferto o che puoi soffrire in questo mese attraverso una notte buia dell'anima che può avere come durata 10 minuti o 20 giorni o 5 minuti, ok? Da lì nasce un seme d'oro, è lo stesso seme d'oro che poi ti fa realizzare qualcosa nella materia con l'asso di denari. Tutto ciò che puoi vivere a livello emotivamente profondo e sotterraneo, ne nascerà qualcosa di veramente solido che ti darà le basi per una grande prosperità già a fine mese, ok? Vediamo l'asso di denari sul lavoro. Qua c'è qualcosa che ti... Allora, una cosa molto bella, c'è un invito, il Cavaliere di Coppe sul lavoro con l'asso di denari mi dice che c'è un'opportunità lavorativa che ti motiva a livello emozionale ed è proprio il lavoro come atto sacro, come missione che si rivela a te in questo mese. Ecco perché il silenzio interiore per seguire e liberarti, non dire sì a tutto, ok? Bellissimo questo. Sul 9 di spada andiamo a vedere l'evento, che è un evento interiore, ti ho detto, non è un evento esteriore, ok? 9 di spade,
il diavolo, allora ti saliranno le tue paure, i tuoi attaccamenti e le tue resistenze. Ti saliranno le paure che hai, che sono ataviche. Ti saliranno delle ansie che già avevi, affinché possano essere risolte e trascese. Il diavolo mi parla di attaccamenti e ricordati che l'attaccamento più grande che abbiamo è l'attaccamento alla sofferenza. Perché? Perché la sofferenza come esseri umani, individui, la conosciamo bene. E noi siamo attaccati sempre a ciò che conosciamo, seppur quello che conosciamo è una schifezza. Tra virgolette. L'attaccamento più grande a cui noi siamo attaccati è la sofferenza, perché a livello di memorie cellulari istintivamente ritorniamo a quella sofferenza, a voler soffrire, a voler soffrire da vittime. Ma noi, grazie all'estasi sciamanica, stiamo trascendendo tutto, stiamo facendo miracoli, lo sapete bene a migliaia di voi, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Chi segue un cammino sciamanico è bandito dalla sofferenza, perché usa i suoi demoni al suo favore come potenti alleati. Chi segue il cammino sciamanico è bandito dalla sofferenza. Allora la stessa ti riflette alcune dinamiche di attaccamento alla sofferenza, alla paura, alle resistenze che vuoi avere. Ma se stai facendo con me il cammino sciamanico, sei bandita dal vittimismo sulla sofferenza e sei già aperta a 10 denari. Lo sapete, è chiaro come l'acqua, ok. E il diavolo è l'energia poi che arriva come volontà, piena volontà di realizzare gli obiettivi sul piano pratico, e lo sapete quanti miracoli state realizzando già col cammino sciamanico. La mente ti fa arrivare una vecchia paura, una vecchia resistenza, una vecchia paura che genera poi sofferenza. Non ti ci devi attaccare in modo vittimistico. Come si fa? Lavorando sul corpo, sulle cellule, immaginando, come ti chiede il corpo con il 3 di bastoni, grazie alla foresta immaginale nella quale entriamo con le pratiche yoga sciamanico, immaginando quello da cui ti vuoi liberare, quello che vuoi realizzare. Ed ecco qua che lo realizzi. Questo è il potenziale. Ripeto, chi sta seguendo il cammino sciamanico lo segue di default, non so se si può dire così, ci arrivi naturalmente. Ok, vediamo su questo 5 di bastoni, consiglio sciamanico. L'appeso: cambia prospettiva e abbi pazienza su quello che accade. Cambia prospettiva rispetto alle tensioni o alle figure con le quali ti confronterai in questo mese, che possono generare tensione. Cambiare prospettiva cosa significa? Lui mica è colpevole, questo mica è colpevole. Ricordati, La guerra è sacra, il podcast è fondamentale che tu me lo riascolti almeno 2 volte a settimana, qua con questa carta qui come consiglio sciamanico. La guerra è sacra, ma tu hai sbagliato nemico. Il nemico non è fuori. Esiste un solo e unico nemico. Non esistono altri. E si chiama mente. Mente. La mente, come diceva Osho. Però Aurobindo, il grande maestro Aurobindo, ci insegna anche: la mente fu l'aiuto, la mente è l'ostacolo. La mente ci serve ad avere la conoscenza di sé, fare l'esperienza dell'alterità fuori che non esiste, per richiamarlo all'interno. È sottile come cosa, ma intuitivamente la mente serve. Senza la mente tu non puoi fare esperienza della vera trascendenza, del vero amore, del vero darsi, del vero offrirsi, se non c'è la mente. L'amore è libera scelta di darsi, e se è libera scelta di darsi significa che implica una certa resistenza in questa dualità. Quindi devi cambiare prospettiva rispetto agli eventi che ti accadono, con le persone, con le lotte, affinché tu possa emergere. Consiglio sciamanico è: fermati, non guardare l'altro come carnefice, non guardare te come vittima, ma piuttosto guarda l'altro come una perfetta messa in scena dell'anima, affinché tu possa realizzare in questo mese la potenza interiore e nella materia la stabilità che vuoi. Ok, andiamo su questo 10 di denari. 9 di spade, 9 di spade e 9 di spade. Le preoccupazioni che ci possono essere in merito a raggiungere una tua stabilità, la stabilità a tutto tondo su tutti i punti che vuoi realizzare.
allora la tua mente ti dirà: no, stai facendo una stronzata, scusami il termine, segui un certo cammino spirituale, ma che stai facendo? Ma piuttosto dovresti fare altro. No, non seguire più le parole della tua mente, perché è una vecchia identità che crolla. Allora tu nel cammino sciamanico cosa fai? Ti allei alle tue paure, che sono, ti allei alle tue emozioni, che poi la mente le genera in paura. E che succede? Che tu, grazie proprio a quello di cui hai paura, tu ti allei a ciò di cui hai paura, che può essere ansia, che può essere tristezza, abbandono, eccetera, eccetera, lo sappiamo bene, e tu realizzi la prosperità. Cambiando prospettiva, generi risultati diversi con le emozioni più paurose che hai potuto provare nella tua vita. Generi risultati diversi. Sono le emozioni che creano la tua realtà. E se tu la storia che ti sei sempre raccontata sono emozioni, ehm, è un approccio vittimistico alla realtà, un approccio vittimistico alle emozioni, tu mi genererai sempre quegli eventi nefasti. Invece questa stessa cosa mi sta dicendo che seguendo una prospettiva diversa, il mio cammino sciamanico è quello che io propongo, è quello che mi ha cambiato la vita, allora tu, alleandoti alle emozioni più sotterranee, ti racconti una storia diversa, arriva la tristezza, wow, grazie che ci sei, perché mi stai dando le basi per costruire questa stabilità qua che già vedo. E quindi le tue ansie, le tue paure le trasformi nelle tue più potenti alleate. Questo è il cammino sciamanico ed è il miracolo più grande che possa esserci. Wow, che lettura iniziatica, ragazze mie e ragazzi. Detto questo, adesso andiamo a vedere nell'amore cosa accade nello specifico. Allora, andiamo a vedere adesso, dopo questa grande lettura iniziatica che abbiamo fatto, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno, cosa accade per te nell'amore a febbraio. Cancro. Il matto è una carta stupenda nell'amore, mi dice che tu non vuoi attaccamenti, non vuoi fare promesse, mi parla di qualcosa di nuovo, una nuova vita che sta emergendo per te, una vita più leggera, una vita che ha fede negli eventi, non vuoi sovrastrutture, vuoi essere leggera nella tua visione, leggera nella tua anima, vuoi manifestare ciò che senti in modo naturale. Il matto, cos'altro? Due di bastoni, progettualità, visione e il due di denari. Io vedo che ti stai affacciando all'amore in modo del tutto nuovo. Possono esserci due strade, due possibilità o due opzioni. Al tempo stesso io vedo che tu stai ristabilendo, io vedo per molti di voi che state conoscendo qualcuno, potete conoscere qualcuno, c'è una certa progettualità, c'è la voglia da parte tua di aprirti al nuovo. Allo stesso tempo col due di denari, no? Che significa anche ristabilire le proprie priorità quali sono. Tu non, ricordiamo il 9 di bastoni qua, tu non ti svendi più, tu non mercanteggi più. E che cosa significa questo? Che dai valore e priorità alle tue necessità primarie, cercando di bilanciare gli impegni della tua vita quotidiana, della tua vita pratica, in modo leggero, spensierato e spontaneo, e gli affetti o l'affetto. Vedo che c'è apertura, possibilità e anche la necessità di bilanciare più aspetti della tua vita in modo armonico, sulla base di questo matto che mi parla di lanciarsi nella vita in questo mese senza troppe aspettative, mantenersi leggeri, decidere a chi mostrarsi più vulnerabile e chi invece no. Allora potresti avere davanti delle possibilità, mi dice questa carta, una o più persone, o semplicemente delle possibilità dove andare a riorganizzarti in questo tuo nuovo modo di amare. Vuoi essere spensierata, vuoi essere leggera, non vuoi avere aspettative, vuoi goderti i frutti quotidiani della vita, e così anche nella relazione o nella conoscenza di una persona o più persone. Spensierata, vedo, non hai fretta, ok, ho spensierato. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Sette i denari. Wow, la stella. Il 9 di denari. Abbiamo una persona qui. Abbiamo una persona qui
che è una persona di fede. È una persona di fede, è una persona che non ha fretta, è una persona che gli piace investire nei suoi sogni. E quindi è una persona che non ha dipendenze, è una persona che non dipende a livello emotivo, è una persona equilibrata, vedo col 9 di denari. È anche una persona che sta realizzando dei propri sogni, vedo qui, o che si sta affidando alla vita in modo naturale, in modo semplice, in modo gioioso con la stella. E con il 9 di denari mi parla di una persona che sta bene con se stessa. E questo è fondamentale, stare bene con se stessi per stare bene con l'altro. Cioè, è una persona che sta in pace con se stessa. È una persona a cui piace seminare, non avere fretta, e nel momento in cui ti incontra o ha relazione con te questa persona, è una persona che ha molta fede in questa connessione e si lascia guidare dalle stelle. Ed è, ripeto, una persona che non ti, come si dice, non ti soffoca, c'è il 9 di denari, non ti fa pressioni, non rispetta i tuoi tempi perché rispetta i suoi tempi. Può essere una persona che sta realizzando dei progetti a livello personale, sta realizzando un progetto personale, è molto coinvolto nel proprio progetto personale, ma questo che ti voglio dire è una persona che crede nei suoi sogni. E nella misura in cui c'è una stella qua come figura, che sei tu che entri anche nell'energia di questa persona, ha fede in questa connessione, perché la fa sentire viva questa persona la connessione con te, ma non perché ha bisogno di te, e questo è fondamentale, ma perché si sente di condividere la propria interezza già raggiunta con te. Questa è una persona stabile, ok? Senza dipendenze, ed è perfetto per te che c'hai il matto come prima carta. Vediamo un po' cosa succede alla fine nell'amore per te. La temperanza, 7 di spade, ok. È bellissimo il 10 di denari. Allora, c'è un picco in questo mese e poi ridiscende. La temperanza mi parla di una persona che è molto equilibrata, ma al di là della persona che l'abbiamo già letta in questa energia, mi parla di un momento di pazienza nell'amore. È necessario avere un po' di pazienza, ma soprattutto di comunicazioni che sono comunicazioni fluide, di comunicazioni equilibrate che hai tra te e questa persona. Poi abbiamo questo 7 di spade e mi preannuncia una situazione in cui potresti sentirti mi fido, non mi fido di questa persona, mi posso fidare, non mi posso fidare. Fatto sta che c'è un momento in cui tu e questa persona potreste girarvi di spalle, come mostra questa carta, no? Perché arriva lo spirito della mancanza di fiducia, ma questo spirito è funzionale affinché tu possa realizzare poi a fine mese un 10 denari, che è il 10 denari che abbiamo visto prima, capito? Qua io vedo piena stabilità raggiunta grazie al fatto che si supera perfettamente un piccolo momento di un voltarsi le spalle, che può essere energeticamente un momento in cui è necessario avere fede negli eventi. Fede negli eventi, qualsiasi evento ti stia arrivando a livello amoroso in questo mese con questo 7 di spade, è quel che faccio, mi fido o non mi fido. Non devi fidarti dell'altro in sé, ma devi fidarti della vita che ti mette davanti l'altra persona. Ogni persona che incontriamo ha un ruolo specifico della nostra vita e c'è già un patto prima. A cosa serve quest'altra persona? Serve a sviluppare determinate qualità che noi abbiamo in ombra, non quelle che già abbiamo, ma quelle che abbiamo in ombra. Quelle che abbiamo in ombra le sviluppiamo grazie alle emozioni con le quali ci confrontiamo attraverso quella persona. E sapete come si fa? Lo facciamo sempre nell'estasi sciamanica, no? Quindi, siccome ti ho detto che l'altra persona sta bene, è una persona che cerca
non sta cercando equilibrio psicofisico, ha molta fede nel suo equilibrio psicofisico prima di tutto, ma anche nei suoi sogni e nei suoi progetti. Potrebbe esserci inizialmente qualcosa di bello, equilibrato, poi a un certo punto potresti percepire questa persona che non è nel vecchio modo di amare, capito? Che ti chiama tutti i giorni, che ti dice, cioè, no, potresti percepire dei silenzi sottili, delle verità non dette che mettono alla prova la tua fiducia nella vita. Perché mi parla di paure taciute qua che credo riguardino te, perché sei appena nata o appena nato, no, in questo nuovo modo di amare. Perché qua è come se qualcuno non si espone subito, c'è un po' di paura di esporsi del tutto, o tutti e due, o uno dei due, come ti ho detto prima, vi state ancora imparando a fidare. O tu ti stai imparando a fidare di questa persona si sta imparando a fidare dell'altro, cioè di te. Questa è una carta che mette alla prova la relazione per poi creare il 10 denari, no? Perché qua mi dice questa carta, se tu scegli la trasparenza senza accusare l'altro, allora qualsiasi ombra cade. Questa carta ti dice a livello sciamanico non scappare dalla verità, ma non usare la verità come arma. Tant'è che, nonostante questo momento che mette alla prova la relazione, paure, silenzio, strategie difensive, l'esito parla di costruzione di futuro condiviso. Eccolo qua, lo vedi anche tu. Casa, famiglia, sicurezza, progetto a lungo termine. Mi dicono che questo amore può diventare solido, ma non perché è perfetto, ma perché è scelto con maturità. Cioè tu qua tu non vieni qua per una storia qualunque, vieni qui per radicare l'amore nella materia, per costruire qualcosa che duri. Però solo se smetti di salvare, di controllare o di sacrificarti troppo. Perché qua possiamo vedere magari una persona che non ti mostra subito, no? Tu stai vivendo un nuovo modo di amare, questa persona ti rimanda a vecchi modi di amare, no? Facendo venire delle paure, delle parole non dette. Però questo è il test per questo 10 denari bellissimo. Io vedo che l'amore qua trova equilibrio, trova guarigione, attraverso una fase di verità delicate, di paura, delle paure da sciogliere, e poi tu approdi a una relazione stabile, concreta e duratura, mi spiego. Questo non è un amore impulsivo in questo mese, è un amore che sceglie di restare. Capito? Vediamo cosa ti dice questa persona. Lo facciamo con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sono pazzo di te, appunto. Sono pazzo di te, è chiaro. Cos'altro? Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. E questo si riferisce soprattutto a questo piccolo momento di paura o tensione che ci può essere a metà mese, col 7 di spade, che ci può essere nella relazione in questo mese. Magari pensi che l'altra persona non ti parli, non ti comunichi, ti dimentichi, non è così. È il test per questo 10 denari, capito? Sì, è il test. Non sono stato onesto, e questo mi parla di 7 di spade. Qua ci sono delle verità non dette che poi emergeranno, una prova di verità non dette, di verità taciute, affinché poi si possa realizzare il rafforzamento del legame dando il 10 di denari, che è la piena stabilità. Capito? È una prova fondamentale per questa relazione in questo mese qua. Sì. Perché io vedo qua una persona che ti guarda, ti studia, ti osserva, investe, no? Non è e questa persona ha una certa cautela dopo delle esperienze che gli hanno insegnato molto. Crede nell'amore,
però crede in un amore più vero, più pulito con la stella, e tu rappresenti proprio quella possibilità di guarigione, qualcosa che riaccende la fiducia nell'amore. È una persona che sta bene anche da sola, 9 di denari, capito? Una persona che sta bene anche da sola. Se entra nella tua vita questa persona lo fa per scelta, non lo fa per bisogno, capito? E sta insegnando anche a te questo. L'attrazione c'è ed è forte, però non tutto è stato detto, o non tutto viene detto, forse un po' per paura, per protezione. È una brava persona questa, non è una persona che inganna. Forse per non rovinare l'equilibrio non dice delle cose, però nonostante questo l'intenzione profonda è costruire qualcosa di serio. Questa persona non gioca, eh. Se resta, pensa a lungo termine. Quest'anima sta imparando a dire la verità senza perdere se stessa. E tu diventi lo specchio che la inviti a scendere dal controllo e a tornare al cuore. Questo mi dicono. L'amore che ti viene incontro in questo mese non corre, ma resta. Allora se tu anche scegli la verità, anche l'altro smette di nascondersi, capito? Bellissimo. E vediamo cosa ti dice adesso la carta del drago immaginale, dove ti darò anche il rituale della buona riuscita. Qua ti innamorerai. Allora, l'innamoramento è una carta bellissima, perché mi parla non solo di una persona. Questa non è la carta che abbiamo estratto solo per la stesa dell'amore, no? È di tutto il percorso di viaggio che abbiamo fatto insieme per il mese di febbraio. L'innamoramento è una carta bellissima. L'innamoramento ti dice solo quando sei innamorato o ti innamori tu superi la grande soglia. La grande soglia cos'è? La grande soglia è la soglia di confine tra il visibile e l'invisibile, la vita e la morte. L'amore non è solo per una persona, è anche per il tuo lavoro, per un progetto, per un oggetto, per un tramonto. E quindi questa carta ti dice, se tu questo mese molti di voi hanno l'opportunità di innamorarsi ferocemente di qualcuno o di qualcosa. Bene, se ancora non sei innamorato, questa carta ti invita a innamorarti. Dice, come faccio a innamorarmi? È una scelta che ti dico come fare. Allora, perché questo è il rito che devi fare in questo mese, più volte magari a settimana, per incanalare tutta questa bellissima energia e realizzare il potere interiore della casa che abbiamo visto prima, della casa interiore. Allora, numero 7, innamoramento. Anche perché era uscito quel 10 di spade, la 9 di spade, e solo l'amore ti porta al di fuori dei confini mentali, no? Allora, dice, il responso del drago, ti trovi in una situazione molto bella in questo mese. Se non vedi la bellezza intorno a te, invece la devi cercare, perché la vedi subito quando la cerchi, guardando più profondamente in ciò che stai vivendo, nelle tue emozioni. In quello che vivrai in questo mese, in quello che stai vivendo, tu troverai qualcosa di bellissimo e ti puoi innamorare. Allora, il rituale. Nella tua condizione c'è qualcosa o qualcuno da cui sei attratto. Se non ti senti innamorato in presenza di questa carta, devi sapere che c'è qualcosa o qualcuno di cui ti puoi infatuare. Allora ti dice, trova l'oggetto del tuo innamoramento ed evoca in te la presenza di questo Dio potente. Qual è questo Dio potente? Il Dio amore. Contempla l'oggetto della tua passione, tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole. Allora, trova l'oggetto di cui ti innamori. Di cui sono innamorata perdutamente del mio lavoro. Bene. Più di ogni altra persona al mondo, cioè sono innamoratissima. E se no non farei quello che faccio, no? Allora, contempla l'oggetto del tuo innamoramento, qualsiasi cosa sia, qualsiasi persona sia, e contempla nel frattempo tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole. Ti dice, concentrati sulle emozioni che l'oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, la più importante. Rimani concentrato su questa emozione e ripeti la seguente formula psichica
rivolgendoti all'emozione stessa e dici, tipo, quella persona o il mio lavoro o quel tramonto mi fa provare questa emozione, bene, emozione di gioia, di bellezza, di euforia, rivolgiti all'emozione e dici, riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. Perché ricordiamo, abbiamo il 10 di spade, prima avevamo il 9 di spade, la possibilità di creare col 10 denari qualcosa di straordinario, serve la creatività e l'innamoramento sviluppa la creatività attraverso questa pratica. La pratica della gratitudine attiva dei poteri straordinari nell'essere umano. Per esempio, se nella contemplazione di un quadro percepisci mistero e vastità, chiedi all'emozione del mistero e della vastità di aprire in te la possibilità di creatività e visione ancora inespresse. Le emozioni sono divinità, spiriti. Per fare un altro esempio, se nella contemplazione di un bosco provi un sentimento di gioia, chiedi alla gioia stessa di attivare in te livelli nuovi di energia. O se al pensiero della persona amata tu vivi un sentimento di elevazione, chiedi alla tua stessa emozione di aiutarti a lavorare sulla capacità di sviluppare in te quelle qualità e quelle doti che percepisci nella persona amata. L'innamoramento è un rituale di passaggio, esiste per permetterti di creare oltre te stessa, oltre te stesso. Come lo fai questo? Unendoti a possibilità, doti e talenti che risiedono in noi, però sono ancora inespressi e che vediamo nell'immagine dell'oggetto del nostro amore, che è un riflesso della nostra anima. Ok? Quindi questo è il mese in cui, magari guardatevi anche il video Magia Pratica Zero, la storia d'amore per chi non l'ha ancora visto, ok? È un mese di grande innamoramento e possibilità di grandi espressioni creative, seguendo le regole di cosa? Adesso sappiamo dell'amore, dell'innamoramento, dell'eccitazione. Chiedi ai tuoi oggetti di cui ti innamori quotidianamente di darti espressione e creatività con la formula psichica, ok? Ragazze mie ragazzi, detto questo io concludo qua, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!